voi, giovane, la quarta volta da stamattina che passate per piazza, che cosa cercate? E cosa avete dentro la borsa? Voi, dico proprio a voi! Stia attento che fra poco piove! Si compri bene un ombrello, Cos'è? Ah. Ecco. Anna! 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 Vieni su! Ti faccio vedere una cosa! Anna! Signor Anna? La chiama? Le iniezioni non ci sono. Provi a ripassare fra qualche giorno. Anna, guarda qui questo rebus. Prova a indovinare cosa vuol dire. Ma... Su? Guarda. Minatori. Piemontesi. Dunque, minatori piemontesi. Mi sembra facile adesso. Sì, è vero, sembra facile. Sei proprio bravo. Vabbè, ne ho ben fatti anch'io dei rebus da mandare alla settimana. Sotto un altro nome, però, mica col mio, no? Ma cos'è che c'hai? Niente. Sono stanca. Sempre giù in farmacia. Non basta, Luigi. Per la fatica che è stare alla cassa. Senti, vado al cinema. Ma sì, brava. Che cosa vai a vedere? Non lo so. Dimmelo tu. Aspetta. A Reale fanno il Leone di Damasco, non so se ti piace. L'avranno preso da uno di quei libri di Salgari che leggevo da bambino. Deve essere un film d'avventure con tanti duelli. Per carità. Un momento. Nuovo, ci sarebbe Sus l'Ebreo, un film tedesco, di propaganda. No, ma sarà una boiata, non andarci. Aspetta, adesso te li dico tutti. Fammi pensare un momento. Dunque, Ristori. Ah no, c'è ancora la cena delle beffe, ma l'hai già visto. Ah, sai dove devi andare? All'Apollo. Fanno Violette nei capelli con Lilia Silvia e Roberto Villa. La Lilia Silvia è simpatica, ha molta verve. E poi non canta mica male. Sai sempre tutto tu. Sei un fenomeno. L'ho sentita tante di quelle volte alla radio, scusa. Bada che stasera quando torni me lo devi raccontare tutto il film, Voglio proprio sapere com'è. Invece di stare tutto il giorno alla finestra a prendere in giro la gente che passa, perché qualche volta non ti decidi ed esci anche tu? In fondo ce ne sono tanti come te che vanno fuori a spasso, al cinema, a caffè e nessuno ci fa caso. Ma va bene, questa sera ti racconto tutto. Ciao. A che ora torni? Verso le 8 e vieni via dalla finestra quando è una certa ora, che prendi freddo. Quando torno mangiamo, è già tutto pronto. Ciao. Ciao. È la felicità. È bello essere così unite e volersi tanto bene. Ma via, niente lacrime. Le fate non piangono mai. A me, Rosalinda, Titania, suoni e canti, Tersicore invita a danzare. Nei tuoi capelli, fiori di nieve, suoni d'amore. Ma cosa credete che bombardino Ferrara? Ma sì, bombarda Ferrari, l'ha mai bombardata? Io non ho capito cosa vogliono di sti allarmi. Ma anch'io. Venerdì Gli viene la gomma bombardata. Ferrara, La gomma da scaffare. è una truffa! È una truffa! non è una truffa, prende Comprare, signori, c'è l'allarme. Uscita. Forte, signori, a rifugio. E Baiocco! Lo spettacolo riprenderà dopo il cessato là. E i soldi! Come stai, Anna? Da quanto tempo che non ti vedo? Conservare i biglietti. Bene. Ah,
Ah, anche tu stai bene ogni tanto. Beh, essere qui già vuol dire star bene. Hanno scappato bella in Libia. 3 volte avanti e indietro, nemmeno un graffio. Sì, un po' di paura, ma ormai sono qua. Saranno 5 o 6 anni che non ti parlavo. 4, quando mi sono sposata. E io ti vedevo qualche volta, ma tu voltavi la faccia dall'altra parte. Cosa fai adesso? Niente, sono scappato da Avellino l'8 settembre e adesso sto rintanato a casa e aspetto di vedere come si mettono le cose. Però oggi sei uscito. Beh, un giorno alla settimana, al massimo 2, per prendere un po' d'aria. Se no divento una candela, grasso, flaccido. Ma perché hai paura a uscire? Perché sei scappato dall'esercito? Non sono scappati tutti, forse? Ma in che mondo vivi tu? Non lo sai che a Bologna i tedeschi hanno preso centinaia di persone nelle strade, nei cinema, nei bar? Li hanno caricati su un treno e spediti dritti in Germania. Sarà anche vero. A Ferrara però i tedeschi chi li ha visti? Oh, mi partita a Sganzara? I sarà Bologna? In adesso minga tanto. No, non è in direzione di Bologna, per me sono su E Argenta. che sempre addosso che può al Bologna. Meglio là che qua. Hai sentito? È sempre così. Ho imparato bene al fronte durante quei 6 mesi in Cirenaica. Anche qui la stessa cosa. Tutti contenti perché magari bombardano Bologna o Argento. Mors tua vita mea. A proposito, il magistero l'hai poi finito? Madonna, che somare eri il latino. Io credo che tu venissi con me soltanto perché ti facevo le traduzioni. E chi lo sa? Forse è proprio così. Però non darti tante arie adesso. Sfido, io ero in seconda magistrale, tu facevi già il terz'anno di lettere. In fondo, mio caro, il latino era il tuo mestiere. Non facevi mica un grande sforzo a saperne più di me. Dico, signorina, come si permette di mancare di rispetto al suo professore? Eh? Ah, sì, è vero, la faccia che facevi. Come si permette di mancare di rispetto al suo professore? Dicevi sempre così tutte le volte che al tennis ti davo 6-0. Ma se ero io a lasciarti vincere. Se no ti mettevi a piangere. Non ti ricordi più di quella volta che abbiamo scommesso di saltare uno dopo l'altro tutti i paracarri di via Piopponi? E sei andato zitta. stoppo per una Ma settimana. non ricordarmelo, che quando piove mi fa ancora male. È lì che è finita la mia carriera d'atleta. E quella volta di Rovigo, quando abbiamo vinto la gara di ballo. No, sei tu che l'hai vinta con quel fessacchiotto. Ma chi era? Sì. Dio, che rabbia, che cosa avrei voluto farti? Eravamo proprio sciocchi, non è vero? Nel 22 ci risbattevamo sul coso i burocrati. E poi chi li vedeva? Quando in camicia nera si rischiavano le revolverate non ci venivano mica con noi altri. Ecco qual è stato lo sbaglio di Palazzo Venezia. Burocrati e lattanti. Tra studenti del GUF e impiegati tirapaghe. Addio rivoluzione fascista. E adesso stiamo tornando come prima. La lezione non è servita. Guarda a chi hanno messo in mano la federazione un'altra volta. Il nuovo federale? Che cos'è? Un ragioniere? Da retta a me, Retusi, che i ragionieri, gli angolini non si ripuliscono. Ma i tempi sono cambiati. Stai tranquillo, Martignoni. Adesso tocca a noi cominciare ad agire. Buonasera. Riverisca, Buonasera. signora. Un giorno o l'altro bisogna che vada a fargli una visita a Pino Barilari. Cos'è? Ti vuoi far spiegare come passa le notti, Retusi? Che cosa ne dite? Secondo il vostro parere, ci resiste una donna 2 anni senza il suo sfogo? Ma come no? Guarda le monache. Dipende da natura a natura. Io credo che una donna come quella, al nostro paralitico quassù, gli faccia tante di quelle corna. Ma se sta sempre in farmacia. E poi si saprebbe, no? Si vedrebbe. Bella donna però, eh? Porca boia. Io dico che una donna così e con un marito in quello stato, chi potrebbe dire niente? Avrebbe tutti i diritti di farlo bene. Beh, vi racconto un fatto. Nel 1935, poco prima di partire per l'Africa, c'avevo a Bologna una relazione seria con una signora dell'aristocrazia, non ne faccio il nome perché è morta, poveretta. Beh, volete saperlo? Ci andavo in casa col marito che dormiva nella stanza vicino. Capito? Me lo saluti, Barilari, siamo freschi. Quando una moglie vuol farla al marito hai voglia di tenerla, neanche se la leghi al letto con la Ma corda. parla piano, che lui è sempre qui sopra la finestra, magari ti sente. Anche se sente, non abbiamo mica fatto nomi, no? No! E allora? Sì!
Su, svelto, Fabri, mancano solo 10 minuti al coprifuoco. Ecco, ho finito, signora. Vado subito. Buonanotte, signora Anna. Buonanotte. Buonanotte, dottore. Buonanotte. E lei non va via? Io ho il permesso per il coprifuoco. Sì, lo so, ma non c'è bisogno che resti. Non vuole che l'aiuti? Io lo faccio con piacere. Se preferisce torno dopo cena. Grazie, dottore. Siete molto gentili, ma stasera non ho proprio voglia di far niente. Credo che andrò a letto subito. Farmacia Barilari, desiderate? Certo, ma... E non hai paura che la mamma ti senta? Se si accorge che hai preso il telefono, ti sgrida. Ma no, perché dovresti richiamarmi tra un'ora? Tra un'ora non c'è nessuno qui in farmacia. No, bambino, è ora di andare a dormire. Ciao, buonanotte. Buonanotte, dottore. Arrivederci. Buonanotte. Vorrei sperare che tu l'abbia finita una buona volta con quel telefono. Ma cosa adesso vuoi istituire il controllo sulle telefonate? A quest'ora, se permetti, sì. Lo sai che a quest'ora il telefono deve essere mio. Ines, non fare la prepotente. Lo vedi, adesso è occupato. Magari stanno già prendendo un altro impegno. Fammi il piacere, dove vuoi che vadano di notte? Tu non lo puoi sapere, tu. Sì, te l'immagini il ingegner Magnozzi andare in giro per Ferrara con la nebbia, l'oscuramento sia pure parziale, il coprifuoco. Quanto sei noioso. Ma se ogni sera per quei 2 metri dal loro portone al nostro trema come se gli venisse la febbre. Sì, l'Ines però non si preoccupa mica dell'ingegner Magnozzi. Hai dimenticato che in casa Magnozzi c'è un altro uomo, Magnozzi Junior? Ah, ecco cosa si nascondeva sotto questo improvviso fuoco sacro per infriggere. Va bene, allora se lo vuoi proprio sapere mi interessa Gilberto Magnozzi. Perché tu, prima al telefono, con chi hai parlato per mezz'ora? 5 minuti, andiamo. Certe volte a confessarsi ci si mette anche di meno, vero Ines? Pronto, Clara? Avete cenato? Sì, vi stiamo aspettando. Non è vero? Intesi. Tra 10 minuti allora. Precisi però. Se no l'Italia perde la guerra, papà? No, beato te che riesci ancora a scherzare. Ormai non si tratta più né di vincere né di perdere. Perché purtroppo. cosa credi che possa succedere? Sì, Niente, mamma. Succederà la rivoluzione. Sì, senz'altro. Voi altri non potete nemmeno immaginare tutto quello che dovremo pagare per tirarci fuori da queste sabbie mobili. Certo, si capisce. Toccherà a noi pagare le colpe del fascismo. Ma che discorsi fai, Franco? Addirittura. Sì, mamma, mi dispiace per papà. Santo Dio. Papà è uno dei pochi che aveva capito fin dal 22. Però io voglio dire che Certo, a un certo penso punto che lo è meglio troncare nettamente col passato. Sì. I giovani sono stanchi di essere traditi. Senz'altro. Ma sei matta? Eh no, se Gilberto non viene come facciamo? Dai, dai, convincilo, se no non possiamo fare il secondo tavolo. Chiudi quella porta, Ines, che viene freddo. Diglielo tu, Attilio. Franco non deve uscire. È un'imprudenza. Pensa che anche oggi è andata al cinema. Mamma, è un modo come un altro per fare qualcosa. A chiudermi in casa mi sembrerebbe di ragione ai fascisti. Va bene, va bene. Allora continua a uscire. E se incontri qualcuno, parla così. Ma tu hai studiato lettere. Ora, cosa c'entra la letteratura con la politica? Ma lascialo in pace. Certo non dico che debba uscire, però che adesso nemmeno qui tra di noi si possa parlare liberamente. Mi pare proprio che tu esageri. Soffia pure sul fuoco tu. Ma non ti basta di esserti esposto per tutta l'estate in quelle riunioni dall'avvocato Manfredini. Adesso tutti a Ferrara sanno come la pensi. È vero che i tedeschi hanno liberato 5 scienziati ebrei e loro adesso hanno inventato un'arma segreta? I siluri acustici. Cosa ha detto? Ma dove le sentite queste sciocchezze? Di, Marta. Io? E cosa ne so io? Quante stupidaggini devo sentire anche a casa mia? Andiamo, papà. Chiacchiere e basta. Ciao, ciao Clara. Ciao, buonasera. Buonasera, ingegnere. Ciao, Ines. Clara,
Sara, fai strada a tua madre, ma non accendere la luce. Siamo pratici della casa ormai. Che freddo! Ines, hai sentito prima la radio, Oscar Carboni? No, cosa ha cantato? Figurati, cosa vuoi che abbia cantato? Primo amore. Il tuo Ernesto Bonino cos'è che canta? La Bohème? Stasera dobbiamo infrangere la scalogna, ingegnere? Ti metti con mio marito non vinci di sicuro. Perché, mamma? Perché Ciao, papà ciao, è fortunato buonasera, in signora. amore. Ciao, Eh, Franco. ingegnere. Ciao. Non resti, Franco? No, non ho voglia di giocare. Ha più giudizio lui di noi. Dai, fermi in un Sono rock. un tale cane a bridge, poi. Certo, il bridge è un gioco per persone intelligenti. Ecco appunto, meglio dunque che tu giochi a briscola. Arrivederci, buon divertimento. Ciao, Franco. Ciao. Ciao. Buonasera. Attilio, arrivano i magnozzi. Gli eventi della guerra dopo il 10 giugno 1940. Meglio di quanto non li avesse capiti prima, egli si sarebbe reso conto. Il 15 settembre 2 anni fa, Mirella, le sorti del conflitto furono capovolte e Buonasera, decise avvocato. in maniera instabile. Con la sconfitta della Luftwaffe nei cieli della Un po' di Gran silenzio, su! e con l'abbandono Che strana faccia che hai stasera. Sei arrabbiata con qualcuno? Io? Io parlo. E tu sembra che non mi ascolti. Sì, ti ascolto. A chi stai pensando? A Roberto Villa? No, non mi piace. No? E chi ti piace allora? Nessuno. Ecco. Vieni. Sai, una volta su Cinema, quella rivista che compri tu, ho visto una fotografia di Roberto Villa. Era davanti, non so, sembrava un castello, ma doveva essere una scena di un film di 2 o 3 anni fa. Questo di oggi però mi ha fatto venire una gran voglia di andare in bicicletta. E perché? C'era una scena con delle ragazze che facevano una scampagnata. Ah. Spogliati su, vado a prendere la siringa. Senti Anna, certe volte mi viene una tale rabbia. Per che cosa? Ma sì, perché le stupidaggini che fanno sempre nei film italiani. Bella trama quella che mi hai raccontato adesso. Mi sembrano tutte sciocchezze, nient'altro. Beh, cosa vuoi che faccia? Non ti ricordi i film americani? Quelli erano un'altra cosa. Vuoi mettere? C'erano molte scene d'amore? Si baciavano spesso? Niente, una volta alla fine. Perché? Perché lei prima non vuole, così lui non... Beh, ma non te l'ho già raccontato. Ah, sì. Non prendi il sonnifero questa sera? No, lascia stare, lo prenderò dopo io. Buonanotte, grazie. Buonanotte. Va a letto presto anche tu, e non fare tardi. Ma leggo un po', sento la radio. Magari se non mi viene sonno scendo per una mezz'oretta giù in farmacia. Ma no, ma vai a letto, va là. Va bene, vedrò. Ciao, buonanotte. Buonanotte. Ti amo. Prima perché ti amo e poi... E poi perché attraverso il tuo buon umore e le tue leggerezze ho indovinato il cuore di un uomo capace di sentire tutto quello che mi hai detto. E di più ti amo, ti voglio confessare tutto, perché non c'è donna che non sia lusingata ad essere l'ultima amata da uomo che ne ha amate molte. Che c'entra questo? C'entra, perché suppongo che sarò l'ultima. L'ultima? E se ti dicessi che sei la prima? Non lo crederei. Ah, per questo non te lo dico. Mancava qui l'allegrezza dell'amore e ora essa è entrata fra noi. Siamo e saremo felici. Oh, abbiamo il dovere di esserlo. La mia casa sarà la nostra casa, mia madre sarà nostra madre, i miei figli saranno i nostri figli. Non mancherebbe altro. 10, 12, 14, 16. Ma cosa conti, pazzo, le piante? I figli che avremo. Ave Maria Purissima. E tutti forti, sani, puliti, allegri, amanti della vita. Di questo mi incarico io. Prima di mandarne uno a scuola gli domanderò: Pimpo, che cosa c'è di più bello della vita? E quando egli mi risponda la vita, allora lo manderò a scuola, perché il maestro gli insegna delle sciocche vedute. Così mi educarono in questa allegrezza, io credo. E ricordo che mio padre, ogni volta che levava in alto il bicchiere, e succedeva spesso perché dopo gli piaceva di vuotarlo, tra il serio e il facetto diceva: rallegriamoci di essere nati. Sì, rallegriamoci.
Accidenti, ragazzi, qui non si parla davvero di politica o di alta Sto strategia. zitto che se perdo questa manche sono rovinata. Cos'è, ti giochi l'onore? Stupido, smettila. Franco, tesoro. Se non giochi, lasciaci in pace. Chi parla? Ah, ma allora non è vero quello che mi ha detto prima. Non è vero che in questa farmacia dopo una certa ora non c'è più nessuno. Scusi, fa servizio notturno? Stupido. Cosa vuoi che faccia? Ma non è possibile. Perché vederci? No, niente, ho avuto freddo per un attimo. Perché? Ma non lo so. Non lo so. Parla tu. No, parla tu. Parla tu, Franco, ti prego. Parla tu. Sei come allora. Come allora non è vero? Com'è possibile, Franco? L'avevo dimenticato e sono ancora qui con te dopo tanto tempo. Quattro, 5, 6, 7 e 8. 1,50 è quello che spendete e con questi fanno 10 esatte. Siamo a posto così, signor Ricci? Benissimo. Desiderate? Un cachet. Grazie. Quant'è? 60 alla cassa. Volevo vederti. Ti telefono stasera. Hai preparato le patate, Umberto? Sì, sono qua. Però non so se è buono cioccarle tutte. Professore, io sono pronta, li ho già spennati. Se vuole li pulisco anche dentro. Fate come credete. Anzi, no, Adele, mi hanno raccomandato di dirvi che li puliate. Figuriamoci se le donne di servizio di casa sua puliscono. Su, Pigrona, facciamo 2 passi. Non mi ricordo quando è stata l'ultima volta che sono venuta in campagna. Forse era più di un anno che non uscivo da Ferrara. Mi sento così bene. Davvero, sai. Voglio tornarci spesso, sto po'. Mi piace. Ci siamo già venuti qui una volta. Franco, aspettavo di sentirtelo dire. Ti ricordi che sbronzo ho preso col vino nuovo? Come no? Io ti ho detto non approfitterò mai di una donna ubriaca. E quella contadina? Chissà se si ricorda ancora di me. Brontolava tanto perché noi facevamo scappare i polli dal cortile. Sai a cosa pensavo? Che anch'io ho un uomo al quale dare il braccio dopo 2 anni. Mi sono sentita così sola. Perché non l'hai lasciato subito? Oppure potevi prendergli un infermiere che l'assistesse? Non lo so, a un certo punto viene una specie di tenerezza. Pietà, Sì, anche qualcosa di più. stai attenta a non Io scivolare. gli voglio bene come fossimo fratelli. Guarda la campagna, che brutto mese novembre. No, perché a me piace. Franco, io i primi giorni pensavo che con te
avremmo ricominciato come da quando ci eravamo lasciati. Mi sentivo quasi libera, tranquilla, come una volta. E invece vedi adesso è un'altra cosa. Siamo cambiati così tanto noi due da allora. Sento che siamo tutte e due diversi e più seri anche. Come l'aspetto ora il momento di rivederti. Cosa credi quando la guerra sarà finita? Pensi che si potrà trovare un modo, sì, voglio dire qualcosa, perché un matrimonio come il mio come fa ad andare avanti? Ma saremo ancora vivi alla fine della guerra? Vivi? Ma cosa dici? Non parlare in questo modo. Ormai tu sei già tornata a casa. La guerra lasciala fare agli altri. Beh, se lo dici tu. Se lo dici. Andiamo, si è fatto tardi. No, Franco. No. Vedi, Franco, non è possibile. Io ti voglio più di te, ma non così. Adele! Mi avete rifornito bene? Sì, professore! Ci ho messo anche un salame e delle uova, ma le patate sono pesanti. Ho paura che lei questa roba sarà anche brava a mangiarla, mica a portarla però. Non preoccupatevi, Adele, Ci ho caricate, messo caricate tanta di pure. quella roba, vuole che ci metta anche la casa? Anche quella sarei capace di portare. Adelona Santa! Beh, cosa ci avete messo di buono dentro? Gliel'ho detto. Oh, a proposito, per i conti, poi bisognerà che veniate a ferrare da mia madre, perché io qui non ho neanche un soldo. No, non stia a preoccuparsi. Ah, se non vi preoccupate voi, figuratevi io. La volete sapere la verità? Non si fidavano né di voi né di me. Dicevano che mi avreste imbrogliato. Ah, lo so che la sua mamma non si fida. Ciao Adele, salutatemi quel fascistone del vostro sposo. Fascista lui, se lo sente, non è mica lontano, sa, è qui nella stalla. Aristide! Aristide! Hai sentito cosa ha detto il professore? Uè, dove scappi? Ne approfitti? Perché sono carico come un somaro, eh? Vedrai come ti batto! Guarda, non sei nemmeno capace di salire in bicicletta. Corri! Corri! Stai attenta tu piuttosto, se no finisci in po'. Non mi raggiungi più, va là! €3,70. Desidera altro? Signora, per carità, stanno facendo un rastrellamento. Dicono che portano tutti gli uomini in Germania. Mi raccomando a lei, mi aiuti. Venite. Andate di sopra e non muovetevi di lì. Grazie. Cosa succede, signora? Non preoccupatevi, Fabri, badate al vostro lavoro. Non parlo per me, ma mi direte, certe cose lei non dovrebbe farle. Ehi, voi là! Dove andate? Che fate qui? Forza a casa, via!
Buongiorno. Buongiorno. Resti qui un momento. Pronto? C'è Franco, per favore. Non importa. Non importa, le dico. Sono una persona amica. Mi ascolti. Gli dica di non muoversi più di casa. C'è un rastrellamento qui in Corso Roma. Va bene? Buongiorno. Montanari! Dove li portiamo questi? Tutti i soddisfatti del comunale! Va bene, ditela! Andiamo ragazzi, tutti i posti. Aspetti Paola, tanto nessuno si commuove. Va a casa! Va a casa! Tutti i posti del comunale, via ragazzi! Via, capitato! Avete visto, ragioniere, che cosa vi dicevo? Basta chiudere il pugno e ce li troviamo tutti fra le dita. Non bisogna perdere tempo, non c'è mica un'altra maniera per risolvere il problema degli imboscati. I vigliacchi non si tirano fuori con dei petti di carta attaccati al muro. Il problema è sempre quello, il bastone o la carota, bisogna decidersi. Bastone, ragioniere, il bastone. Certo, però quando ci sia una disposizione del partito, un ordine. Siamo una repubblica sociale, edifichiamo per dopo l'inevitabile vittoria. Capitano, perdonate capitano, voi mi conoscete. Sono Giulio Fanelli, faccio il mediatore. Vi ricordate di me? Il mio mestiere è quello di stare sempre per piazza. Capitano, ho 4 figli a casa e tutti piccoli. Come vuoi che non ti conosca, sei Fanelli, il più bel imbroglione di Ferrara. Ma capitano, io... Vai, camerata, non ti preoccupare, è solo per fare degli elenchi di uomini, hai capito? In caso di bisogno, non so, un bombardamento o un caso di emergenza. Vai, vi portano in castello, gli date il nome e vi rimandano a casa. Grazie. Scusate tanto, capitano, grazie. Vai, che un po' di Germania ti farà bene. Ricordiamoci il tradimento del 25 luglio. Se ricominciamo da capo con i soliti sistemi, saremo fregati un'altra volta. Mano di ferro, ma anche guanto di velluto, così si tiene il potere oggi. E vedrete, Aretusi, quali saranno le direttive dell'Assemblea di Verona. Sempre lì quello spaventapasseri. Sarà un disgraziato, non dico di no, ma a me non è mai piaciuto. Sembra che voglia sfottere tutti. Ma ce l'ha con noi, Aretusi, voi che lo conoscete. Ciao, Marinari! Dovreste venire anche voi a Verona. Voi ci rappresentate tutti, federale. Che razza di nullità. Guarda che ci hanno sbattuto fra i piedi un manichino da vetrina spuntato fuori non si sa da dove. Perché non vai a Milano e non parli col segretario del partito? Figuriamoci, stanno organizzando l'assemblea per la Costituente a Verona, non è il momento. E poi c'è proprio lui che l'ha messo su. Non capisco. Ma come? Se voi due eravate così amici e lui non lo conosceva nemmeno. Chi è che l'ha nominato federale di Ferrara? L'ho nominato io forse? È stato lui, no? Il segretario del partito? Non è possibile, io dico continuare a sopportare una situazione di questo genere. Non ti preoccupare, non sarà tutto come prima. Se vogliono salvare qualcosa devono per forza rivolgersi a noi e non a questi scribachini inchiodati dietro le scrivanie, buoni soltanto a tenere la segretaria sulle ginocchia. Di nient'altro sono capaci. Rovina dell'Italia. Ma prenderemo in mano noi tutte le cose. Stai tranquillo. Sì, ho telefonato io. Ma quando? Adesso? Sì, ho capito. Va bene, ma non è un'imprudenza. Alla Certosa? Sì, d'accordo. Va bene. Ciao. Devo uscire un momento. Vadi lei alla cassa. Torno per la chiusura.
avuto una paura terribile oggi quando ho visto quel rastrellamento. Ho temuto che tu fossi fuori di casa, poi ho telefonato e allora mi sono un po' tranquillizzata. Franco, preferisco non vederti più se ogni volta deve essere un pericolo per te. È meglio, te lo giuro. Hai ragione, amore, questa è l'ultima volta che ci vediamo così. No, no. Ma come faccio? Come potrò resistere senza questi incontri? Come potrò vivere? Mi bastava vederti qualche volta per la strada di corsa. Qualsiasi cosa. Non posso più uscire di casa, Anna. Assolutamente. È diventato troppo pericoloso, l'hai visto tu stessa oggi. Stai tranquilla, però ci vedremo ancora. Ascoltami. Sarà molto più facile. E molto più bello anche. Vieni, usciamo. Abbiamo fatto male a incontrarci qui, Franco. Non mi piace, questo posto è tanto triste. Forse mi sembra così perché mi hai detto che questa è l'ultima volta che ci vediamo. Vieni, andiamo lì sotto. Lo vedi, sarà sempre più difficile. Bisogna trovare un altro modo che sia meno rischioso per tutti e due. Lo so, lo capisco, Franco, ma quale? Non hai un amico, un parente tra i repubblichini? Se no non potrai mai più muoverti di casa. Potresti anche iscriverti. E in fondo lo faresti per noi, se dipendesse soltanto da me. Per te, lo so, è diverso. Però certe cose non puoi chiedermele, Anna, se mi vuoi bene. Scusami. E allora è proprio finita per sempre? Oh no, amore, non mi hai lasciato parlare. Ascoltami. Tu mi hai detto una volta che per la farmacia hai un permesso permanente nelle ore di coprifuoco. Sì, è vero. Perché non vieni la sera da me? Quando lui dorme. Cosa ci metti? Fra casa mia e casa tua saranno non più di 4-5 minuti. Cos'è per un ex atletessa della tua forza? Tu vieni, bussi al portone e io sarò lì ad aspettarti. I miei non sentono niente perché dormono di sopra. E io ti apro. La casa la conosci, no? Non è mica cambiata da quando venivi alle feste che facevamo da ragazzi. Non parlarmi di quegli anni, non farmi ricordare di allora. Quando ci penso mi sembra di impazzire. Ero libera, con te. E adesso sono finite così male. Dobbiamo incontrarci sempre di nascosto, è talmente umiliante. Però ti ho ritrovato, Franco, ti ho ritrovato. Sì, Anna, sì. Hai capito bene quello che ti ho detto? Certo, Franco, farò tutto quello che vuoi. Non ti lascerò mai più. Ho sbagliato una volta, non sbaglierò di nuovo. Non ti lascerò mai più. Al mio caffè, ma mettici dentro qualche cosa, almeno sento... Che cosa vuoi? Un po' di distratto. Va bene. Vermouth. Va bene. Portatemi i saluti personali al segretario del partito. Buon viaggio. Grazie. Cosa ti è successo, Vincenzi? Ma niente, saranno le candele, non cammina. La porta!
Porti per segnare, alzare il posto di Cosa c'è? Hanno ucciso il console bolognesi. No. E quando? Stamattina vicino a Pondeno. L'hanno trovato morto in macchina con 3 colpi di pistola addosso. Hanno portato la notizia in federazione un'ora fa. Tu, Vincenti, vieni con me. Cos'è successo, Carlo? Hanno ammazzato Bolognesi. Avete avvertito l'assemblea a Verona? Sì, hanno telefonato dalla federazione. Andate a cercare Marini e ditegli di venire subito in federazione. Vi aspetto là. Anna! Non è richiesta per alcun impiego o incarico. Gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Anna! Ma non posso salire adesso, ho da fare. Appena ho finito vengo su. Va nel tinello, non tornare alla finestra, che è tardi. Il sistema capitalistico interno e lotta contro la plutocrazia mondiale. Camerati! Il commissario federale di Ferrara, che avrebbe dovuto essere qui con noi oggi, camerata Mario Bolognesi, mentre stava per raggiungere Verona, è stato vilmente assassinato con 3 colpi di rivoltella. E sarà immediatamente vendicato. Camerati, nella mia qualità di segretario del partito, ordino che le migliori formazioni di squadristi di Verona e di Padova siano inviate immediatamente a Ferrara. Ordino che i lavori di questa prima assemblea nazionale del Partito Fascista Repubblicano siano continuati. Buonanotte. Buonanotte, dottore. Buonanotte, signora. Buonanotte, dottore. Buonanotte, Fabri. Buonanotte. Ciao. Sì, d'accordo. Alle 10. Come vuoi tu. È ben strano, però. Giù in farmacia, per la strada, nessuno ne parlava. Ma com'è possibile? Ma è un gran brutto affare, sai. Dovevi sentirli alla radio. Sembravano dei pazzi. Parlavano come delle bestie. E tu? Non dici niente? Che cosa vuoi che dica? Io vorrei sapere a chi è venuta l'idea di ammazzarlo. E chi è che avrà avuto il coraggio? Te lo ricordi tu, Anna? Chi? Bolognesi, nuovo federale, no? Sì. Dei matti sembravano. E sai perché? Perché hanno paura. Una fifa tale che se la fanno addosso. E più hanno paura, più sono pericolosi, io lo so io. Va bene, ma adesso non agitarti. Ciao, buonanotte. Ah, che fretta hai. Sono le 9 passate. No. Non vuoi restare a fare 2 chiacchiere? Lo sai che devi dormire. Non mi hai dato neanche il sonnifero. Me ne ero dimenticata. No, lascia stare, non importa. Dormo lo stesso. Ti porto un po' d'acqua. Grazie. Ecco. No, scusa, lo prendo dopo. Va bene. Buonanotte. Buonanotte.
Tieni pure accesa la radio se vuoi. Non mi dà fastidio. No, no, scendo giù in farmacia. Il mondo sa che la camicia nera Franco, finalmente. Di là. Amore. Franco. Franco, non ho neanche 26 anni, come posso vivere così? Dovevi vederlo stasera, come si trascinava per la casa. E con che voce mi chiamava. Quando l'ho messa a letto era come un bambino. Non pensare adesso, amore. Non pensare a niente. Tu sei qui e basta. Siamo insieme. Ah, ma sono stanca. Io stanotte devo tornarci a casa, capisci, Franco? E domani dovrò stare tutto il giorno là. E anche dopodomani. E così per sempre. Non ne posso più. Sì, lo so. Ma io ti amo, ti amo. Se potessi tornare indietro. Ma dovrà pur finire un giorno questa guerra. E allora sarà più facile, vero? Certo, amore, non può durare molto. Gli alleati stanno per arrivare a Roma. Ma non pensiamo a questo adesso, non pensiamoci. L'importante è sopravvivere, Anna. E noi dobbiamo farcela. Sento che siamo alla fine, che fra poco tornerà la pace, tutto cambierà. Bisogna soltanto che riusciamo a sopravvivere. Amore, non pensiamo a tutto questo adesso. Che stupida sono stata. Ti potevo sposare, potevo infischiarmene di tua madre e delle tue sorelle. E adesso sarei stata felice. Perché solo con te, Franco, solo con te sono felice. Sì, amore. Franco, quando la guerra sarà finita,
Potremmo organizzare le cose in modo differente. Sarà possibile, Franco, dimmi. Sì, Anna, sì, ma non parliamone, è inutile. Adesso sei qui con me. Momento, siamo sicuri che io volo per fiasco? No, arraffica no. Arraffica non vale. Un colpo alla volta. Un colpo alla volta. E il primo lo sparo io. Che figura! Io che ha fatto sei un gran buona. Ma cosa aspettiamo? Non siamo mica venuti da Verona per fare una passeggiata. Movemos, ostia, famo quel che dovevamo fare. È ora di finirla di sta qua a aspettare. Ma se gli ordini non arrivano, se non si fa la rappresaglia, scanniamo i fascisti per arrivare. Ecco. Poi sei a fare addosso tutti dalla paura. Non sei più quella del 21. Allora, famo che vedere chi siamo, noi altri di Verona. Noi altri di Verona, perché noi altri di Padova chi sei che siamo? Fioi di Battaglioni del Duce, battaglioni della morte creati per la vita. A primavera si apre la partita, i continenti saranno Oh, chi sia questo? L'avvocato Attilio Villani. Sono il campanello. Forza, ragazzi, sotto. Togliemi la mano. Aprite! Avvocato Attilio Villani! Sveglia! Aprite! Sfondiamo la porta! Cercano mio padre. Franco! 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 Franco, non andare. Franco, resta qui, se no prendono anche te. Franco! Franco! Papà! Datevi il paritò. Andate ad aprire. Andate. Non andare, Attilio, non andare! Esci dalla porta del giardino! Scappa, Attilio! Non apriamo, papà, non apriamo! No, sarebbe molto peggio, andate ad aprire. No, tu no! Non farti vedere. Va tu, Marta. Papà! Avvocato Attilio Villani? Sono io. Alto! La squadra dove li mettiamo questi? Lì al muretto. Che ore sono? Io faccio le 4. Maledetto ebreo! Avanti!
Cammina! Dai, no! Avanti! No! Maledetto! Maledetto, su! Là! Si dica Regini. Imbecille! Idiota! Te lo sei fatto scappare! Corri a tormento! Senti. Sì. Via! Avanti.
Pino. Pino. Vuole l'avvocato Travaglini. Che vive l'avvocato Fano? Via, andate via! A casa, a casa! E indietro! E indietro! E indietro! A casa! E indietro! Via, via, via! A casa! Tornate a casa! Abbiamo fatto sgomberare la piazza, comandante. E adesso cosa famo? Restiamo qui? O facciamo sloggiare anche di là tutta quella gente? E le finestre della casa qua di fronte? Non bisognerà farle chiudere. C'è quel tipo lassù che non si stacca un momento dai vetri. Volete che glielo dica di sparire di lì? Quasi volevo andare su, ma dov'è la porta? Ci sono soltanto negozi e uffici che danno qui sul corso. Io dico che quello là c'era anche stanotte alla finestra. Porco maledetto. Ehi te! Va via di lì! Mi senti? Oh! Sei sordo? Lascialo stare. Mando io un camion per questi. Va bene, comandante. Lascia avvicinare i parenti. Hai visto tutto questa notte, perché non parli e non dici la verità? Tu hai visto come sono morti e adesso sai anche chi è stato ad ammazzarli. Hai visto tutto, perché non dici niente?
C'era quello là, quella Retusi. Ho visto che ti ha guardato, come ti ha stretto l'occhio. Di qualcosa, parla! E va bene, allora. Te lo dirò io. Questa mattina mi hai visto, no? Mi hai visto dalla finestra, quando eri in mezzo alla strada, lì vicino ai morti. Mi guardavi? Perché non mi chiedi che cosa facevo fuori a quell'ora? Perché non mi dici niente? Perché non mi insulti? Dillo che cosa hai visto stanotte, dillo! Di che cosa hai paura? Di dover ammettere che io ti tradisco, vero? Che cosa pretendevi? Dopo 2 anni che sei ridotto così, che cosa ti aspettavi che facessi? Mi lasciassi rovinare la vita dalla tua malattia schifosa? Sì, sono andata fuori questa notte. Eri in casa sua, quando sono venuta a portar via suo padre. Li ho sentito urlare quando l'hanno arrestato. E adesso eccolo là, lo vedi, eccolo là! Guarda, guarda come si distingue bene con i suoi capelli bianchi. Lo vedi? Era a casa sua, da suo figlio. Pino, hai capito adesso da chi ero? Ecco, se non lo sapevi adesso te l'ho detto. E adesso ci torno da lui. Gli voglio dire che tu hai visto che ha assassinato suo padre, che tu sai che è stato, lo so anch'io, che hai visto tutto! Hai visto tutto! Imboscati! Tifoni! Noi del papà! Venite qua di noi! Insegneremo noi a vivere! Arruolatevi! Invece di andare a scaldare i banchi! Voglio noi! E non prendi il moschetto in questo momento! Che è traditore della patria! Noi mettiamo la pena per voi! Mettiamo la pena! Come il sud è merda! La patria di noi è oggi! Basta scaldare i banchi alla gola! Basta! No! Attilio. 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 Bisogna chiamare un dottore. Non può continuare così. Bisogna darle un calmante, farle un'iniezione, qualche cosa. Attilio. Mamma, fatti forza, non fare così. Attilio. 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 Andiamo, Franco. Andiamo via. È inutile che tu resti qui. A lei poco per volta passerà. Attilio. Andiamo giù nel tuo studio. Lì potremo parlare un po'. Hai capito, Franco? Vieni. Attilio. Franco, l'ho visto! L'ho visto! Su, basta adesso, Ines, andiamo. Vieni, dai. Andiamo, Ines. Noi scendiamo giù. Li da raggiungo Franco. subito. E tu? Sei stato anche tu in piazza? Sì, papà. Cosa ne hanno fatto di quei poveri morti? Li hanno caricati su un camion poco fa e li hanno portati via.
Mi ha ricevuto subito. Questa è la lettera che ha scritto. Quando arrivi a Como, va a questo indirizzo. Vedi, è scritto qui, sulla busta. E quando sei lì, il più è fatto. Non sarai il primo che aiutano. Intanto devi lasciare subito questa casa. Potrebbero venire a fare una perquisizione, chissà mai. Per oggi verrai a casa nostra e domattina partirai. In Svizzera sarai al sicuro. E là ti potranno raggiungere tua madre e le tue sorelle. La Svizzera? Perché? Non c'è proprio altra soluzione. E che cosa? Come cosa? Non siamo uomini anche noi, non abbiamo anche noi le mani. Gilberto, ma cosa dici? Voglio dire che non si può più continuare a subire come avete subito voi antifascisti in questi 20 anni. Che vi siete fatti picchiare, mettere in galera, ammazzare così passivamente. È ora di reagire, papà. Sì, tu hai ragione. Ma per me adesso è difficile. Tu sei padrone di fare come vuoi. Ho parlato più per me che per te. Lei mi capisce, ingegnere. Esporsi in questo momento sarebbe un rischio pazzesco. E poi mia madre non resisterebbe. Certo, Franco. Non ti resta che espatriare. Non hai altra scelta, purtroppo. Professore, c'è di là una signora che Chi è? vorrebbe parlare con lei. No, non voglio vederla, non voglio vedere nessuno. Ma chi è? Non ho chiesto, non so. E le avete detto che il professore è in casa? No, cioè che non sapevo. Va bene, andrò io. No, vado io. Il telefono è sempre staccato. Sì, ingegnere. Mi raccomando, non riattaccatelo e non aprite più a nessuno. Perché sei venuta qua? Sei impazzita? Franco. Ma Franco, che cosa restava a fare a casa? Sei tu che hai bisogno di me, non lui. E anch'io ho bisogno di te, perché ho capito. Ho cominciato a capire. Entriamo qui da te, devo dirti una cosa tremenda. No, non può entrare. Scusami, ma qui nel mio studio c'è gente. Su in casa c'è mia madre. Va bene, parliamo qua allora. No, qui no, non possiamo restare, lo capisci? Perdonami. Forse non dovevo, anzi non dovevo senz'altro venire. Ma in questi momenti non ho pensato a niente. Come si può quando succedono queste cose intorno a noi, queste cose terribili? Soffro per te, per la tua famiglia. Sono stata così male, come mai in vita mia. Volevo solo esserti vicina. Ti ringrazio, Anna, ti ringrazio. Speravo che almeno un poco la mia presenza ti avrebbe sollevato. Ti ringrazio, ma preferisco restare solo. Franco, non potrò mai dimenticare questa notte. Sai, quando sono uscita di qua, sola, ci si vedeva già per le strade. Correvo come una pazza e me li sono trovati lì davanti, sotto casa mia, contro il muretto del castello. Sembravano un mucchio di stracci, un povero mucchio di stracci abbandonato sul marciapiede. È stato in quel momento che ho capito che cos'è la nostra vita oggi, la mia. E anche lui ha visto, sai, Pino. Lui ha visto tutto, era là, alla finestra. Ha visto come sono morti, ha visto anche chi è stata a comandare la strage. E anch'io lo so. Lo so, Franco, sono venuta qua per dirtelo, perché voglio che anche tu sappia che ha ucciso tuo padre. Va via! Va via! Che cosa vuoi da me? Che cosa c'entri tu con me, con la mia famiglia? Non voglio saper niente, basta! Va via! Non voglio sentir niente! Vai via! Franco! Franco! Ma cosa fai? Sei proprio matto. Voglio provare ad andare sul manubrio. Ma non gliela fai, ma è difficile.
voglia, sai? Cosa credi? Se cadi ti passo la voglia, vedrai. Prova tu allora. Io non sono mica matto, io. Ecco, così. Su con ste saracinesche, eh? La vita deve riprendere normale adesso che in città è stata fatta pulizia e ordine. Si può vedere il dottor Barilari? Su, naturalmente. Se volete vado ad avvertirlo. No, state comodo. Dove, di qua? Sì. Grazie. Prego, per di qua. Andiamolo a trovare, sto vecchio lumacone, eh? Ecco, su per la scaletta a chiocciola. Ah. Quando è di sopra l'ultima porta, in fondo al corridoio, a destra. È sempre lì. Permesso? Chi è? Oh, ehi! Come stai, dottore? È un secolo che non ci vediamo. Ma io ve lo dicevo sempre, un giorno o l'altro bisogna che vada a fargli una visita a Pino Barilari, al mio amico Barilari. Ed eccomi qua. Beh, non ti spiace, no? Sei contento di parlare un po' col tuo ex capo manipolo, eh? Cosa vuoi da me? Cos'è che sei venuto a fare? Sono venuto a trovarti, non te l'ho detto? A farti una visita. Hai sentito? Abbiamo rimesso sul partito il nostro Boio d'un Mondo, finalmente repubblicano. Tu lo sai che io sono sempre stato repubblicano. Ti vogliamo con noi, come una volta. Del resto lo so, sei sempre stato con noi. Io non sono né con te né con gli altri. Non me ne frega. Niente. Ma vedo che sei solo. Dov'è la tua signora? Dai, Sciagura, cos'è che vuoi da me? Avanti, coraggio! Sciagura. Mi chiami Sciagura come in bei tempi. Lo sai che io a Ferrara nessuno si attenta più a chiamarmi così, nessuno. Ma tu sei sempre quello della volta. Come si fa a dimenticare quello che abbiamo fatto insieme io e te nel 22? Allora mi ricordo tu eri ancora un ragazzetto e quando parlavamo di donne ti vergognavi. E come si fa, dico io, a non essere più quelli, eh? Ma io non sono più quello. Non lo vedi? Certo, ti sei preso una brutta batosta, eh? Ma poi per una fesseria. Quando si pensa com'è la vita. Per 5 minuti, così che il giorno dopo non te ne ricordi nemmeno più. Eccoti qua, fregato per sempre. Ma allora come si fa? Non si dovrebbe più andare a donne adesso, eh? Quella volta là sei stato tu a farmi andare. Io avevo appena 16 anni, ma tu... Dai, una volta o l'altra si deve pur cominciare. Beh, chissà mai sei stata proprio quella volta là che ti sei preso la fregatura. Hm? Ti ricordi? Quella notte a Bologna, di ritorno dalla marcia su Roma, eh? Con quel freddo inaccelerato, ci eravamo ubriacati. E quando uno beve, si sa, diventa una bestia. Tra Ferrara e Roma ogni tappa ti portavamo in un bordello, ma non c'era mai verso di farti salire. Quella volta però ci sono riuscito. Come avrai fatto però, col mio revolver puntato dietro la schiena, Dio solo lo sa. E a me poi chissà in quel momento cosa mi passava per la testa. Ma voglio d'un cane, un fascista che non andava con le donne, ma com'era possibile? Beh, non devi mica venirti così adesso. Scherziamo. Vuoi che te lo dica? Tu lo sai che uomo sono io, eh? Beh, qualche volta quando passo qui sotto e alzo gli occhi quasi quasi ti invidio. Seduto lì pacifico, tranquillo, senza preoccupazioni, a guardare la vita di tutta Ferrara. Sì, sempre qui. Te ne freghi di quelli che laggiù corrono come matti. C'è da pensare che tu ci stai anche di notte, a quella finestra. No. La sera vado a letto presto e dormo fino alla mattina. Tutte le notti. Da quando sono malato. Beh, te lo dicevo io. Beato te che non hai pensieri, per questo dormi bene. Ma adesso parliamoci
francamente, da vecchi camerati, voi, sì, voglio dire te e tua moglie stanotte, eravate svegli? Magari alla finestra? Oppure a nanna come tutte le notti? Dormivamo? Dormivamo come tutte le notti. La marcia su Roma, dicevamo. E tu che mi eri corso dietro alla stazione e piangevi per farti prendere sul treno. Alla marcia ti sei venuto come se fosse un film di Tom Mix, eh? Beh, adesso devo andarmene. Caro Pino, sono veramente contento di averti rivisto. Rivisto da vicino, dico, perché dalla strada ti vedo quasi tutti i giorni. Chissà che non torni a trovarti qualche altra volta, eh? E pensare che adesso ci sarebbe tanto bisogno di uomini come te, di quelli sicuri. No, ti saluto. Siamo la schiavitù che ci soffoca, prigionieri. Vincere, 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 e vinceremo, vinceremo in terra e in mare. È la parola d'ordine, una suprema volontà. Vincere, 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 ad ogni costo nulla ci fermerà. I nostri cuori esultano, l'ansia d'obbenir, le nostre labbra giurano, vincere o morire. E petto totale moschetto, a passo romano si va, la fiamma che brucia nel petto, ci sprona, ci guida, si va, avanti si oserà, l'inosabile, l'impossibile non esiste, la nostra volontà è invincibile, mai nessuno ci vieterà. Vincere, 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 e vinceremo, vincere in terra e mare, è la parola d'ordine, una suprema volontà. Vincere, 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 ad ogni costo nulla ci fermerà. I nostri cuori esultano, nell'ansia d'obbenir, le nostre labbra giurano, vincere o morire. Signor Anna, dove va? È tutto il giorno che è fuori, che l'aspettiamo in farmacia. Torni a casa, dia retta a me. Non sono tempi questi per fare queste cose. Dopo, magari, dopo, ma adesso non vede, nessuno può essere sicuro. Mi dia retta, torni a casa. No, dottore, a casa da Pino non ci tornerò mai più. Ma dove vuole andare? Io le voglio bene, lei lo sa. Sai Dio quante volte ho sognato che lei lasciasse suo marito. Ma così no, così è la sua rovina. Dove va? Da sua sorella. Torna dai suoi a Bologna. Me lo dica. E che ora guida la nostra marcia inarrestabile, purificata dalla Anna, giustizia delle autorità. nel caso avesse bisogno, io... Che dando un monito e un esempio hanno colpito alcuni di quelli che operavano insieme ai nemici della patria. Purificata noi ci lusinghiamo dalla prorompente ripresa di lavoro e di battaglia che sotto i segni della Repubblica fascista crea i presupposti e i mezzi della riscossa e della vittoria. Il passato sarà cancellato, le colpe saranno ridente, ne possiamo dare garanzia assoluta al segretario del partito. E con tutti i mezzi, con quelli della persuasione e della fede, se ci si lascerà procedere in pace, con quelli della più fredda energia, se saremo ancora provocati e disturbati. La Ferrara purificata basta dunque oggi il
monito per l'Italia tutta. Terrorizzare l'Italia! Sì, camerati! Dobbiamo terrorizzare l'Italia! E l'esempio che abbiamo dato non è che l'inizio! Camerata Mario Bolognesi! Rotola, 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 strada facendo rotola, rimbalza qua e là. La 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 la, rotola, 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 come il mio amore inutile, dove mai finirà? Tratta il mio cuore così come fosse un barattolo, lo fa girare qua e là senza nessuna pietà, forse neppure lo sa perché lo fa. Rotola, rotola, rotola. Qu'est-ce qu'il y a maintenant dans le château? Ah, rien. Il n'y a que des bureaux, la préfecture, la police. Rien que ça. Come il mio amore inutile, dove mai finirà? Papa, est-ce qu'on peut le photographier? Certo, non è mica un obiettivo militare. Arrêtez, arrêtez. Un moment, voilà, on y est. Fille, Cadouti, Perla. Tu vois? C'est le dernier, le nom du grand-père, Attilio Villani. Sì, sono in ordine alfabetico. Naturellement, ce sont en ordre alphabétique. Tu vois, proprio qui li hanno fucilati. Erano sparsi sul marciapiede in questo punto qui. In che giorno è stato esattamente? Il 15 dicembre del 43. Verso le 4 del mattino. Li hanno lasciati qui fino alle prime ore del pomeriggio. Tu les as vus, papa, c'est vrai? No, no, io no. La zia Ines li ha visti. Andiamo a bere qualcosa, Franco, o sete? Moi aussi, j'ai soif. Sì, sediamoci un momento, poi riprendiamo la macchina, andiamo a visitare la tomba di papà e ripartiamo. Ora con Hopkinson che ha passato al terzino destro Howe. Quindi si ritorna la palla e diretto Hopkinson palla che termina al lato, in mano per seguire le cose di gioco del centro attaccato. Al centro c'è Haynes, ecco il traversone di Charlton verso Haynes, troppo lungo. Sediamoci qui. Lo prende Buffon che con le mani li mette fuori area Robotti. Il nostro terzino destro avanza fin quasi la metà campo. Il faut encore beaucoup de temps pour arriver à Rome, papa? Je sais pas, peut-être 7 ou 8 heures, je pense. Insomma, saremo a Roma prima di mezzanotte. I signori desiderano? Cosa prendi tu? Una spremuta d'arancio senza zucchero. Moi, je bois une Coca-Cola. Allora, una spremuta d'arancio senza zucchero, una Coca-Cola e una birra. Tedesca, eh? Mentre si bastisce un'azione con una gara di velocità con il terzino Howe. Lungo dribbling fra i due, ancora una volta Howe commette un fallo ai danni della nostra ala e l'arbitro assegna un calcio di punizione. Calcio di punizione a favore dell'Italia dal limite dell'area di rigore. Blanche, vado qui in farmacia a prendere qualcosa contro il mal di testa. Non mi sento bene. Gran mischia in aria, parte Petri, palla spiovente, colpo di testa di Clayton, palla fuori aria, riprende. Desidera? Qualcosa contro il mal d'auto, quello che crede lei. Sì. Ecco. Scusi un'informazione, dottore. Dica. Scusi, molti anni fa io conobbi il dottor Barillari. Non era mica sua questa farmacia. Sì, infatti si chiamava Farmacia Barillari. Ah, ecco appunto, mi sembrava. E che ne è di lui? Ma sono tanti anni che è morto. Ah, è morto. Sì, ma ancora prima della fine della guerra, credo. E sua moglie, la moglie del dottor Barillari. Sua moglie? Ma era sposato? Ah, sì, certo.
Allora mi dispiace, io non so proprio niente, sa. Del resto io non ho conosciuto nemmeno il dottor Barilari perché ho rilevato la farmacia soltanto da pochi anni, quando mi sono trasferito a Ferrara da Genova. E lui, come le dicevo, era già morto. Però la moglie non l'ho mai vista, anzi, non sapevo nemmeno che fosse stato sposato. Grazie, mi scusi. Quant'è? 90. Grazie, prego. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Appoggiato sull'ala sinistra Holden, a cui Haynes ha passato un prezioso pallone. Holden si stringe al centro, poi dà verso Haynes, limite dell'area. Allora, non ti siedi? Broadbent, che ora è nella posizione di ala destra, controllato da Castelletti. Jean-Louis, qu'est-ce que tu fais? Je regarde. Poi colpo di testa ancora di un avversario, Haynes, tiro al volo che supera di pochi centimetri la trasversale. C'era stato Non lo voglio neanche più vedere, è uno schifo. Vi dico che la SPAL giocherebbe meglio. E questi sono gli azzurri, hai capito? I nazionali. Ma che li mandino a zappare la terra, non il nazionale. Piantala, Carlo! Cosa credi, che una nazionale si improvvisi così su due piedi? Poi la partita non è ancora finita. Non si può mica sempre vincere. Fanno anche troppo, con 2 partitine di allenamento. Appunto, si fa così a mettere insieme una nazionale? O cosa sto poi a discutere con della gente come te? Ma quando mai hai capito qualche cosa di calcio tu? Andiamo. Cosa parli a fare? Su, via. Riprende la palla alla sinistra Holden che viene fermato da Robotti. Messa all'angolo la palla sequenza di campo in area inglese. Rimessa in gioco dal mediano sinistro Flower. Verso Rai. Ma lei, scusi, non è il figlio dell'avvocato Villani? Sì, certo. Ah, l'ho riconosciuto subito, come no? Non si ricorda di me? Sì, perfettamente. Ma sa che lei, col passare degli anni, assomiglia sempre di più a suo padre. Per questo anche l'ho riconosciuto subito. Io sono un fisionomista eccezionale. E mi dica bene, come mai a Ferrara, dopo tanti anni? Sono di passaggio. Stiamo andando a Roma con mia moglie e mio figlio. Onoratissimo, signora, onoratissimo. Complimenti, un bel ragazzo. Caro dottor Villani, gli anni passano, i figli crescono e noi diventiamo vecchi. Ma lei non risiede più in Italia. Mi sembra di aver sentito da tanto tempo che lei... Non abito più in Italia. Fin dalla guerra ci siamo stabiliti in Svizzera. Ah, beato lei che se n'è andato da Ferrara. Io invece sempre qua in questo buco di provincia senza mai muovermi. Ma cosa vuole? Ormai sono vecchio e qui dovrò finire. Carlo! Dove sei? Vieni a vedere, poi parlerai. Te lo dicevo che non è finita. Hai perso un'azione che neanche... Gli amici, scusi signora questa intromissione, ma sono molto lieto di averla conosciuta. Tanti auguri. E quando passa per Ferrara si faccia vivo, mi raccomando, eh? Buon viaggio. Addio, giovinotto. Poi da Gratton, Brichetti, che viene falciato all'ingresso dell'area di rigore. Vogliamo andare? Franco, chi è quello? Ma era una specie di gerarca fascista. Ho saputo che durante la Repubblica di Salò, dopo che noi abbandonammo Ferrara, divenne non so che cosa, una figura importante qui. Anzi, adesso che mi ricordo, lo chiamavano Sciagura. Come? Sciagura, sì, così lo chiamavano a Ferrara. Ça serait come dire calamity in inglese. En français c'est malheur, une chose comme ça. Fai attenzione alla strada, tu. Un poveraccio, non credo che abbia mai fatto niente di male. Entra nella nostra metà campo. Gratton verso Mariani. Lancio di Mariani, Brichetti. Un avversario è superato.